Questa è una banana. E questo è un dente di tirannosauro. Sono Andrea Baucol, paleontologo dell'Università di Genova. Sono specializzato nello studio dell'icnologia, ovvero sia delle interazioni tra vita e substrato. Lui però non ha bisogno di presentazioni. Questo è il cranio, ovviamente in scala, di un tirannosauro. Il tirannosauro è stato il dominatore dell'era mesozoica e i suoi denti erano lunghi come delle banane. Si tratta davvero di uno dei giganti, delle icone della paleontologia. Ma com'era il mondo dopo il regno del tirannosauro? Si tratta di una domanda importante perché il tirannosauro marca in un certo senso un prima e un dopo. Prima del tirannosauro erano i dinosauri a dominare gli ecosistemi terrestri. Dopo il tirannosauro i mammiferi si diversificarono ed i continenti gradualmente assunsero una configurazione simile a quella attuale. Andiamo dunque a visitare un luogo speciale per capire come era fatto il mondo dopo il tirannosauro. Sono in un luogo davvero speciale per capire com'era il mondo dopo il regno del T-Rex. Mi trovo infatti sul Collio, una regione collinare del Friuli Venezia Giulia, caratterizzato da un registro paleontologico davvero eccezionale. Nello specifico sono alla ricerca del cosiddetto monolite. Si tratta di una roccia che è chiamata così perché sembra non c'entrare nulla col paesaggio circostante. Durante la ricerca del monolite vi mostrerò i 3 strumenti con cui i paleontologi leggono il passato. Grazie a questi strumenti scopriremo quando si è formato il Collio, in che ambiente e persino chi erano i suoi abitanti. Andiamo in direzione del monolite. Quando si è formato esattamente il Collio? Rispondere a questa domanda non è per niente facile, perché il tempo geologico è estremamente vasto. Infatti il tempo geologico è immenso. Basti pensare che tra noi e la formazione della Terra ci sono ben 4 miliardi e mezzo di anni. Collocare la formazione di un determinato strato in questa vastità di tempo è una sfida piuttosto difficile da affrontare. Utilizzerò un artifizio, un'immagine, per mostrarvi l'immensità della storia della Terra. Comprimerò infatti tutta la storia della Terra nella lunghezza di un braccio. Sulla spalla avremo la formazione della Terra, 4 miliardi e mezzo di anni fa. E qui, Sulla punta del dito, ci siamo noi, c'è il presente. A questa scala di rappresentazione basta un colpo di lima per cancellare l'intera storia dell'umanità. E persino il tirannosauro, un organismo che ci appare così lontano nel tempo, si trova qui. il tirannosauro è vissuto circa 70 milioni di anni fa. Ed ecco alcune delle più antiche trilobiti, vissute ben 520 milioni di anni fa. Per collocare la formazione del Collio in questa linea temporale, utilizzeremo i metodi della biostratigrafia, ovvero sia di quella disciplina che impiega il contenuto fossilifero delle rocce per ordinare gli strati in esse contenuti. Gli strumenti chiave della biostratigrafia sono i cosiddetti fossili guida. Si tratta di fossili particolarmente utili per datare le rocce in cui essi sono contenuti. Sono fossili ricercatissimi dai paleontologi. Andiamo quindi alla ricerca dei fossili guida del Collio, che ci permetteranno di datare la formazione di questo meraviglioso paesaggio. Questi calanchi sembrano ideali per osservare dei fossili perché sono abbastanza privi di vegetazione. Apparentemente sembra che non ci sia niente sul substrato, però guardando con attenzione, in una superficie piccolissima del substrato ci sono ben 30 elementi discoidali, anzi 31.
questi elementi discoidali sono gusci fossilizzati di foraminiferi, degli organismi unicellulari. Qui è letteralmente tappezzato di foraminiferi, dei fossili guida importantissimi. Proseguiamo quindi la discesa alla scoperta di questo sito paleontologico. I foraminiferi erano già conosciuti ai tempi di Erodoto. Strabone, un altro storico ma anche geografo greco, li aveva interpretati come le lenticchie sputate degli schiavi che hanno costruito le piramidi in Egitto. Infatti le rocce che costituiscono le pietre da costruzione delle piramidi sono ricchissime di foraminiferi, allo stesso modo di queste rocce del Collio. Sulla base di ritrovamenti paleontologici nel resto del globo, sappiamo che questo tipo di foraminiferi si è evoluto successivamente al T-Rex, ma precedentemente al mammut. Il Collio si è formato dopo il T-Rex e prima del mammut. In altre parole, il Collio si è formato 50 milioni di anni fa. I fossili guida ci hanno permesso di rispondere alla domanda del quando, ma dove si è formato il Collio 50 milioni di anni fa? Per rispondere a questa domanda possiamo utilizzare le proprietà delle rocce, dei calanchi da cui siamo discesi in maniera un po' movimentata un attimo fa. Però c'è un problema. Quelle rocce sono costituite da materiale molto fine, sono in altre parole l'equivalente di fanghi fossilizzati o per meglio dire litificati. Al giorno d'oggi i fanghi si trovano in una moltitudine di ambienti deposizionali. Troviamo fanghi nelle parti più riparate di una laguna, ma anche nelle profondità degli oceani, nel fondo dei laghi, ma anche nelle paludi. Dunque, per avere un'idea più precisa dell'ambiente di formazione del Collio, dobbiamo andare alla ricerca di altri indicatori ambientali, nella fattispecie di indicatori ambientali di tipo biologico. Con ogni probabilità qui c'è un indicatore paleoambientale favoloso. Vedete quei tubercoli che emergono dalla roccia? I tubercoli più grossi sono i punti in cui si articolavano gli aculei di un riccio di mare. E ci sono pure gli aculei di riccio di mare fossilizzati. È plausibile che le preferenze ambientali di questo antico riccio di mare fossero le stesse dei suoi rappresentanti attuali, che sono appunto organismi marini. Grazie a questo parallelo tra fossile e attuale, noto come uniformitarianismo tassonomico, ora sappiamo che il Collio era un antico mare. Possiamo applicare lo stesso principio ai coralli fossili del Collio per capire quanto calda era l'acqua del mare di 50 milioni di anni fa. Il corallo fossile del Collio ci dà un'informazione importantissima dal punto di vista paleoclimatico. È, in un certo senso, in un senso metaforico, il nostro orso polare. Orso polare nel senso che i coralli sono anch'essi legati ad un intervallo di temperatura molto preciso, 23-29 gradi. Queste infatti sono le temperature a cui oggi proliferano i coralli. Quindi se mettiamo assieme tutte le informazioni che abbiamo visto fino adesso, possiamo scattare una fotografia sul Collio di 50 milioni di anni fa, un caldo mare popolato da coralli, ricci di mare e foraminiferi. Però c'è un colpo di scena che viene rivelato proprio dal monolite, che distante pochissimi passi. I fossili che abbiamo visto finora sono stati trasportati. Tutt'attorno ci sono dolci pendii costituiti dalle tenere litologie facilmente erodibili che abbiamo visto fino adesso. E poi c'è il monolite. Ci farà capire chi erano gli abitanti del Collio. Sembra non c'entrare nulla con quello che c'è tutt'attorno.
Si tratta infatti di un grosso blocco di roccia e ricchissimo di fossili. Foraminiferi, qui in sezione, coralli. Questa è la fotografia Di una colata. Una colata è un movimento franoso, in questo caso sottomarino, che è andata a prendere delle porzioni di fondale marino da ambienti superficiali e li ha portati a profondità maggiori. Gli organismi di cui abbiamo discusso Sono stati presi da habitat superficiali dove vivevano e trasportati in ambienti più profondi dove vivevano delle creature davvero stranissime. c'erano crostacei che scavavano tunnel, giardini costruiti da vermi, eppure ricci che avevano una sorta di peluria al posto di spine pungenti. Sappiamo di questa enigmatica fauna grazie ad un sito paleontologico dove non ci sono resti fossili. Scopriamo dunque questo sito così particolare e con me ho sempre portato il pennello. Ci servirà. Questa struttura ramificata è la tana fossilizzata di un antico crostaceo marino. È un esempio magnifico di icnofossile, ovvero sia di un fossile che risulta dalle interazioni tra la vita e il substrato. E qui, ad esempio, c'è la tana fossilizzata di un riccio di mare peloso. Le spine del riccio si erano evolute in una sorta di setole che facilitavano la vita dentro il fondale marino. Queste tane sono arrivate a noi grazie alle cosiddette correnti di torbida. Si tratta di correnti marine che trasportavano tonnellate di sedimenti ad elevata velocità. Queste correnti hanno riempito di sabbia le tane di riccio di mare, permettendo così la loro fossilizzazione. I tre strumenti del paleontologo, biostratigrafia, uniformitarianismo, icnologia, ci forniscono una vista aerea sul coglio di 50 milioni di anni fa, in quello che i geologi chiamano Eocene. C'era un delta fluviale alimentato dalle Alpi che si stavano sollevando. Ad est, nell'attuale Slovenia, c'erano costruzioni coralline, parti delle quali venivano trasportate dalle colate più ad ovest, dove c'era un bacino più profondo. Due mondi meravigliosi, parte di uno stesso ecosistema. L'esempio del Collio è rappresentativo della situazione globale. Nell'Eocene il mondo era molto più caldo di oggi. Il livello del mare era più alto, così che l'Italia appariva come un susseguirsi di aree costiere e bacini profondi. C'è un'ultima sorpresa, sul Coglio ci sono le tracce di Leonardo da Vinci. Sul Coglio si ritrova anche una delle strutture più enigmatiche della geologia e della paleontologia, ma anche della biologia. Si tratta di Paleodictyon. È una struttura costituita da maglie esagonali e non si sa chi e perché l'abbia prodotta. A rendere ancora più affascinante il mistero sta il fatto che Paleodictyon esiste ancora oggi. Oggi Paleodictyon si trova nell'Oceano Atlantico e Pacifico. A circa 3000 metri di profondità ci sono delle strutture esagonali tali e quali ai Paleodictyon fossili. Tuttavia non si è mai riusciti a trovare il produttore e tantomeno si è mai riusciti a capire con esattezza quale sia la funzione di questo ordinatissimo sistema di tunnel. L'ipotesi più accreditata è che i tunnel così irregolari servono a coltivare batteri. In altre parole, il produttore ricoprirebbe di muco i tunnel in maniera che ci crescano dei batteri sopra e poi ci ritornerebbe per mangiarsi i batteri cresciuti sul proprio muco. Sicuramente non una strategia da buon gustaio. Persino Leonardo da Vinci probabilmente si era occupato di Paleodictyon, raffigurandolo. Quello che è sicuro è che Leonardo da Vinci aveva capito con esattezza che gli icnofossili sono tracce della passata attività biologica. Si tratta di una conclusione estremamente moderna perché la vera natura degli icnofossili è stata accettata, pensate, solamente nei primi anni del 1900. Tornando però a Paleodictyon, ne sappiamo ancora troppo poco
e forse potrebbe essere il Coglio, grazie a degli esemplari davvero ben preservati, a rivelare chi e perché abbia prodotto questa misteriosa struttura esagonale. I contenuti del video sono basati su diversi studi scientifici. Eccoli! Ringrazio Matteo e Federica che mi hanno aiutato a realizzare le riprese più difficili. Vi è piaciuto il video? Se sì, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e mettere un bel like. Se volete rimanere in Friuli Venezia Giulia, non perdetevi il mio video sulla Laguna di Grado, a sinistra. Se invece volete visitare la splendida Liguria, non avete che da cliccare sul link a destra, direzione Zuccarello.